Carissimi! Finalmente, dopo la lunga pausa invernale, inizia una nuova stagione di pesca. In questa serie ci saranno tante novità, alcune collaborazioni e altre piccole sorprese, ma non vi svelo niente, lo scoprirete nei prossimi video. Prima di iniziare volevo, come al solito, ringraziare tutti i follower che ci seguono e che ci hanno tenuto compagnia durante questo periodo di pausa. Ringrazio in particolare Gesualdo, che è stato veramente gentile. Grazie per tutti i feedback che ci hai dato, grazie perché ci segui sempre costantemente e grazie anche per le belle parole. Bene, riprendiamo esattamente dal punto in cui ci eravamo salutati. L'ultimo video terminava con i fuochi d'artificio di Capodanno e proprio ora voglio riutilizzare quei fuochi d'artificio perché proprio durante il periodo di pausa il canale ha superato i 500 iscritti. Grazie davvero di cuore. Dalla superficie intravedo una sagoma familiare. Mi avvicino, vedo che è di piccole dimensioni, lo saluto solamente. Intenta a cacciare tra gli scogli c'è una piccola murena. Mi limito solamente a filmarla. Nonostante sia molto piccola di età, vedo che è pronta a difendersi. La lascio in pace e continuo a pescare. Ho registrato questi video nell'ultima settimana di maggio. So bene che ormai i polpi non sono più di grandi dimensioni e infatti ne trovo un altro piccolo e mi limito semplicemente a giocare un po' con lui senza fargli del male. Evito di pungerlo con l'asta della fiocina, lo spingo in superficie, faccio una breve ripresa video e lo saluto. Proprio quando inizio a pensare che oggi uscirò dall'acqua con il retino vuoto, succede qualcosa di inaspettato. Dietro uno scoglio scorgo un enorme polpo. L'azione è stata talmente veloce che non ho fatto in tempo a filmarlo. Come vedete, ho paura che il polpo possa rintanarsi, così prendo velocemente anche il raffio perché vedo che il polpo è davvero di grandi dimensioni. Nel mentre ovviamente la sagola della boa sub si attorciglia a qualsiasi cosa gli capiti a tiro e io continuo a tenere sotto controllo il polpo nella paura che possa rintanarsi. Ho notato questo polpo quasi per caso perché superando uno scoglio con la coda dell'occhio ho visto i due tentacoli che uscivano leggermente fuori dalla sua tana. Lui stava beatamente prendendo il sole, così per non spaventarlo ho fatto un giro largo e ho preso il raffio. Lo pungo, cerco di estrarlo al primo colpo, ma lui è fortissimo e trascina il raffio all'interno della tana. In quel momento penso, ecco, adesso sarà veramente difficile estrarlo, e infatti così sarà.
Ormai non posso più giocare sull'effetto a sorpresa e, dato che non potevo spararlo lateralmente perché, come notate, ci sono altre rocce a fianco all'ingresso di questo ammasso, l'ho dovuto pungere perpendicolarmente. Ho l'adrenalina alle stelle, il cuore mi batte fortissimo, mi immergo in continuazione e ovviamente la mia apnea è davvero ridotta. Eseguo tanti tagli al video perché è davvero molto lungo. Tiro con forza il raffio, ma lui non cede. È davvero fortissimo. Nelle varie immersioni noto che però lo scoglio presenta anche delle barriere per il polpo, quindi non può andare da nessuna parte, può rimanere solo rintanato all'interno di questa roccia e io continuo a pungerlo cercando di estrarlo. Eseguo un'altra immersione, sono sfinito, con le ultime forze rimaste tiro con forza e finalmente riesco a catturare questo bellissimo polpo. Adesso succede un altro fatto molto particolare. Avete visto che il polpo ha perso un tentacolo, così torno indietro, rivedo la tana e mi voglio immergere per recuperarlo, ma con mia grande sorpresa noto che all'interno c'è una murena. Probabilmente avrà mangiato lei il tentacolo. Non ci posso credere, capita spesso che i pesci vadano a curiosare nella tana dopo che estraggo i polpi, ma non mi era mai capitato di vedere una murena. Rinuncio all'idea di recuperare il tentacolo e mi concentro sulla murena che inizia a scappare. Vedo che è di dimensioni medie, molto probabilmente supera il metro di lunghezza, sparo, punto alla gola, colpita al primo colpo. Vi consiglio di spararle sempre alla testa oppure alla laringe perché difficilmente moriranno sul colpo e rischiate che possano girarsi e mordervi. Come al solito si avviluppa attorno all'asta della fiocina, però guardandola bene non mi sembra poi così grande, così faccio uscire l'asta della fiocina dall'acqua, mi rendo conto che effettivamente non è grande, la libero. Ciao amica mia, buona vita. Il fondale è limpidissimo e anche la corrente è sostenuta, però come notate il vento rovescia continuamente la boa sub. Quasi senza forze guardo un'ultima volta il polpo nel retino e dopo che avrò girato la boa sub per l'ennesima volta farò ritorno a riva. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like, anche un commento e attivare la campanella. Grazie, buon mare a tutti!